Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andremo a vedere le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Partiamo proprio con l'inizio della settimana dove troviamo l'ancora, che effettivamente è una carta abbastanza positiva perché è spesso associato alla sicurezza, ai raggiungimenti, quindi potrebbe esserci un ottimo risultato, dei riscontri positivi, un equilibrio, quindi possibilità di poter gestire al meglio le nostre cose, le nostre stesse energie, anche a livello psicofisico. Si può aprire un'ancora di salvezza, una speranza, un qualcosa che magari è un po' più complesso da sistemare effettivamente subito, però questa già ci sta dicendo che all'inizio della settimana probabilmente c'è un qualcosa che riusciamo ad ottenere grazie al nostro impegno. Ci possono essere altre situazioni nel corso della settimana legate alla nostra stessa sicurezza, ai legami familiari, agli affari domestici, anche se lavoriamo a casa o comunque ci sono delle questioni importanti da attenzionare dove ci si deve proprio concentrare a mantenere stabilità, a mantenere la tranquillità e la pace proprio tra le mura domestiche o anche quelle che frequentiamo maggiormente, perché sì, è vero, potremmo attraversare una fase di incertezza. Non è necessariamente negativa questa carta, può indicare delle influenze esterne un po' pesanti, cose legate ai ricordi, al passato, all'instabilità emotiva e quindi esserci degli sbalzi del genere o anche dei cambiamenti repentini di varie situazioni e quindi portarci proprio instabilità e stress nel gestire alcune cose. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente sono quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Abbiamo un pochetto anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. Vediamo cosa vogliono dirvi. Ovvio che parliamo principalmente di coppia single, però alcune cose in effetti possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e di famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare, soprattutto in questa prima fase dove troviamo per quanto riguarda le relazioni più importanti l'aconito. Spesso si riferisce a un litigio, a una tensione, a una vecchia ferita che non è ancora rimarginata, forse a degli errori commessi o ci possono essere degli atteggiamenti un po' fastidiosi di prevaricazione, di gelosia, di aggressività, esserci un po' di astio e direi, io ci metterei anche di eccessivo orgoglio. Quindi in tutte queste, diciamo, situazioni ed emozioni abbastanza forti, dico sempre che bisogna cercare di non lasciarsi sopraffare. La peonia ci avverte proprio del fatto di non lasciarsi andare, cioè di non esagerare, cioè se magari ci può essere qualcosa di positivo che ci può aiutare a migliorare lo stato d'animo o alcune situazioni che possono essere critiche, bene, meglio favorirle, altrimenti meglio riflettere, meglio ascoltare il nostro intuito e
perché è vero, può essere positiva, direi soprattutto in altre situazioni dove si ha la possibilità proprio di cogliere quell'opportunità per stravolgere totalmente, però è lì che dobbiamo fare attenzione effettivamente. Queste carte ci stanno dicendo che abbiamo la possibilità di portare pace, armonia, di confrontarsi positivamente, di essere proprio costruttivi. Infatti non a caso troviamo, vedete, il trafiletto sotto rapporto costruttivo, e quindi di rendere tutto più tranquillo e collaborativo in senso generico, e questo vale sia nelle relazioni più importanti, amore, e anche qualcosa che riguarda un familiare o un'amicizia. Per i single cosa vogliono dirvi? Che come vi dicevo, alcune cose possono trascinarvi tantissimo dal punto di vista delle emozioni, possono essere positive se cercate trasgressione, se cercate qualcosa di diverso dal solito, magari quindi mettersi in gioco, lasciarsi andare, ecco, questo può essere positivo. Invece in quelle situazioni che già sapete essere abbastanza complesse, che vi portate dietro dal passato e che non si sono risolte positivamente, allora queste carte consigliano di riprendere un po' il controllo e la lucidità, e quindi cercare di ascoltare il vostro intuito e seguire una certa direzione molto più chiara, molto più positiva per voi, perché dove c'è tensione, dove c'è qualcosa che non va, io dico veramente difficile che si possano riprendere alcune cose che non hanno funzionato precedentemente. E adesso andiamo a vedere le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze. Ecco, abbiamo il vedovo che ci fa capire che ci sono probabilmente delle scelte molto impegnative, forse anche dolorose, ma comunque utili. Non abbiate paura, non siate tristi se alcune cose non stanno funzionando, magari meglio lasciare andare se sono già passate, se sono già trascorse, piuttosto riflettere, cercare di maturare in silenzio un qualcosa, quindi recuperare le vostre stesse energie e una mente lucida, perché effettivamente le cose possono ribaltarsi totalmente. E infatti abbiamo proprio la carta della fortuna che indica un cambiamento rapido, positivo, di realizzare qualcosa, di trovare la soluzione a un problema, di impegnarsi ed ottenere risultati, quindi volontà e determinazione proprio per ottenere un successo e soddisfazione in senso lato. Infatti a ribadire questo concetto c'è anche la gran consolazione. Questa indica proprio il fatto di superare degli ostacoli, di eliminare delle difficoltà, forse di affrontare alcune cose anche in un modo molto più pratico, molto più positivo e costruttivo, quindi con ottime capacità di comunicazione e di scambi. Cose che riguardano le notizie e comunicazioni, magari possono arrivare delle informazioni, delle proposte interessanti, e questo può essere utile per chi è alla ricerca. E come vi dicevo, in senso lato, chi magari sta combattendo con un qualcosa di difficile e complesso, proprio per aprirsi al miglioramento e riuscire appunto a chiudere alcune cose. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!